Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questa sciarpa che può essere una sciarpa unisex fatta a punto diamante. È un punto molto bello, traforato ma non troppo, adatto sia agli uomini che alle donne. Un punto che si può leggere in verticale, si può leggere in orizzontale, quindi si presta anche per delle stole lavorate in orizzontale. Per quel che riguarda questa sciarpa, io invece l'ho lavorata in verticale ed è alta 30 cm per una lunghezza totale di 165 cm. Per quel che riguarda il materiale ho usato il filato Alice, che è lo stesso filato che ho usato per la giacca Mary Rose, della quale ho pubblicato il tutorial qualche giorno fa. Mentre per quel che riguarda l'esecuzione del punto avremo bisogno di due uncinetti. Io ho usato l'uncinetto del 6 per fare le catenelle e l'uncinetto del 5 per fare il punto, quindi con un numero di differenza, perché è un punto che tende ad allargarsi, quindi iniziamo larghi e riusciremo a salire perfettamente dritti. Io farò un campione perché la sciarpa l'ho già fatta. Dobbiamo partire montando delle catenelle. Catenelle di un numero qualsiasi, perché non è un punto che non ha bisogno di multipli. Con l'uncinetto di un numero più grande, cioè per me il 6, carico una quindicina di catenelle. Eseguite le catenelle che mi servono, cambio immediatamente l'uncinetto e aggiungo una catenella per girare, quindi vado a lavorare a punto basso tutte le catenelle che ho a disposizione, quindi per 15 catenelle lavorerò 15 punti bassi. Una volta eseguito l'ultimo punto, salgo con 3 catenelle. Filo sull'uncinetto, entro nel punto che ho subito sotto. Quindi entro, pesco il filo, allungo un pochino l'asola, filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, pesco il filo, allungo un pochino l'asola, prendo il filo, scarico 4 anellini, filo sull'uncinetto e chiudo come se fosse un punto alto singolo. E aggiungo una catenella di separazione. Di nuovo filo sull'uncinetto, entro dove sono entrata l'ultima volta, cioè qui dove ho già lavorato, entro, prendo il filo, allungo un po' l'asola, filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, allungo un pochino l'asola, prendo il filo, scarico 4 asoline, poi chiudo come se fosse un punto alto singolo, una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel punto che ho appena lavorato, prendo il filo, allungo un po', entro in quello successivo, prendo il filo e allungo un po', scarico 4 asoline e chiudo, e di nuovo una catenella, filo sull'uncinetto, entro dove ho già lavorato il punto di prima, prendo il filo, allungo un pochino, filo sull'uncinetto, entro in quello successivo, prendo il filo e allungo ancora un po', scarico 4 asoline e chiudo il punto, catenella di separazione e di nuovo
Ho lavorato il penultimo punto, quindi faccio una catenella di separazione, entro dove ho appena lavorato, prendo il filo e allungo un po', entro nell'ultimo punto, prima di tutte e due le costine, prendo il filo, allungo un po', chiudo le 4 asoline, chiudo il punto alto, aggiungo una catenella di separazione e rientro, perché abbiamo cominciato con 3 punti, quindi dobbiamo finire con 3 punti. Rientro qui dove ho fatto l'ultimo punto con un punto alto e abbiamo concluso la nostra prima riga. Come vedete tende a incurvarsi, ma adesso lo recuperiamo subito. Una volta arrivati alla fine, cosa dobbiamo fare? Facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e andiamo a lavorare un punto basso per ogni catenella che abbiamo, per ogni archetto formato dalla catenella di separazione. Quindi entro nella catenella, faccio un punto basso, entro nella catenella successiva, faccio un altro punto basso, entro in quella dopo con un punto basso, entro in quella dopo ancora con un punto basso e vado a lavorare per ogni catenella che ho del giro sottostante un punto basso. Arrivata alla fine della riga devo lavorare l'ultimo e entro tra lo spazio che ho tra l'ultimo punto chiuso insieme e le 3 catenelle e faccio un punto basso e ho finito il motivo. Praticamente è sempre così, come vedete si è ritirato, è diventato dritto e adesso dobbiamo partire con la riga numero 2. Praticamente la numero 1 è quella di punti bassi, la numero 2 è quella di punti alti chiusi insieme. Quindi saliamo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel punto che ho subito sotto, prendo il filo sull'uncinetto, entro in quello successivo, prendo il filo, allungo un pochino, chiudo 4 asoline e chiudo il punto, catenella di separazione e di nuovo e sono arrivata alla fine, filo sull'uncinetto, entro dove ho appena lavorato il punto, pesco il filo sull'uncinetto, entro nel punto dopo e ripesco il filo, chiudo e vado a lavorare un punto alto nello stesso punto di base.
Faccio una catenella di separazione, filo sull'uncinetto e vado nello stesso punto di base con un punto alto e chiudo il giro. E abbiamo finito anche questa riga. Quindi ora non dobbiamo fare altro che fare una catenella per salire e vado a lavorare un punto basso per ogni catenella che trovo del giro sottostante. Quindi salto i punti alti chiusi insieme e vado nella catenella con un punto basso. Lavorata l'ultima catenella del giro sottostante, quindi andiamo a chiudere lavorando nello spazio tra la catenella e i punti alti e faccio un punto basso. Praticamente il punto è tutto qua. Dopodiché riprendiamo con i due punti alti chiusi insieme la catenella di separazione, arrivati alla fine giriamo il lavoro e facciamo i punti bassi. Io per fare questa sciarpa ho fatto un totale, con questo uncinetto e questo filato, ho lavorato in tutto 84 moduli formati da riga di punto basso e riga di punti alti chiusi insieme. E ho usato circa poco più di 200 grammi di filato, è molto morbida e molto calda come sciarpa. Volendo si possono aggiungere anche delle frange, io non le amo molto, però ci starebbero bene. E anche oggi vi ho mostrato un progetto molto facile e molto veloce da realizzare. Potrebbe essere anche un'idea per un pensierino per Natale ad amici e parenti. Spero di avervi dato un'idea in più e con oggi ho finito. Vi invito a iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina che vi darà le notifiche per tutti i video che pubblicherò. Vi ricordo inoltre che sono anche su Facebook e su Telegram, se volete vi aspetto anche lì. Ciao, ci vediamo al prossimo video.